Bentornati nel canale. In questo nuovo video andremo a vedere il progress della migrazione dei Sonoff 4 canali, andando a vedere in particolare come si può utilizzare la configurazione degli equipment e degli item tramite definizione su file di testo, senza utilizzare l'interfaccia grafica. È un'operazione abbastanza comoda in quanto, soprattutto per delle configurazioni che sono del tutto simili tra loro, proprio perché si evita di dover navigare troppo l'interfaccia grafica e con poche sostituzioni di etichette si riescono a creare massivamente gli equipment e gli item in minor tempo. Andiamo a vedere i Sonoff 4 canali che ho già configurato. Le Fink le ho create tutte, magari filtriamo. Vedete che le ho create tutte. I miei Sonoff 4 canali sono 5, il 16, il 17, il 18, il 19 e il 20. Ho creato la Fink MQTT per poi gestire i vari canali di temperatura, switch, eccetera, e poi i relativi network per la gestione del network check che abbiamo visto nei video precedenti. Al momento quindi ho creato le Fink e ho iniziato a creare i canali del network. Quindi in questo caso nel 16 ho già creato l'equipment e i point relativi alla gestione della rete. Questo lo possiamo vedere anche dal modello semantico. Vado ad esempio al primo piano, mansarda, ho il 17 che ha al suo interno il last seen, latency e l'online, già configurati con i metadata corretti per InfluxDB. Sono stati aggiunti anche gli online al gruppo network check 16 e 17. Devo fare ancora il 18, il 19 e il 20 e ho pensato di farli tramite interfaccia testuale. Visto che sono praticamente tutti identici, cambia solo il nome e il puntamento della Fink, alla fine ho deciso di provare questa via, e cioè crearmi un template testuale e modificare semplicemente le label e i puntamenti su un notepad e poi darle in pasta OpenHub per far creare in automatico gli item. In questo modo mi evito un bel po' di click. Quindi per fare questo si va su Developer Tools, Add Items from Textual Definition e bisogna creare l'equipment e gli item dei 3 Sonoff mancanti. Quindi io mi sono creato il template del 27, cioè del Sonoff 17, e allora questa parte commento si può togliere, quindi creiamo il Sonoff 17, quindi il 18, e creiamo l'equipment. Mi apro un'altra interfaccia di OpenHub che vado a vedere il 18 che cos'è. Ok, vedete che mancano qua l'equipment e i point. Quindi abbiamo detto il 18 è cucina piano terra, quindi qua andrò a scrivere. Diciamo che così è un pochino più immediato rispetto a dover fare tutti i click sull'interfaccia grafica. Poi questo è il puntamento e il gruppo, diciamo, dell'equipment, quindi il gruppo che contiene questi item che sono i point. Poi come vedete l'online lo aggiungo già al gruppo network check error. Poi abbiamo i metadata, quindi questo qui è un point di tipo status, un point di tipo measurement, questo qua sotto è un point di tipo timestamp, cioè che misura un timestamp. Poi abbiamo il canale che devono utilizzare e qui basta cambiare l'indirizzo IP perché è il nome che gli viene dato da OpenHub. E poi cambiamo i metadata di InfluxDB
in questo qua che è il last scene, come vedete, ho aggiunto anche il meta tag, il metadata state description con il pattern di visualizzazione. Ok, fatto così forse potremmo essere a posto se non ho fatto degli errori. A questo punto io posso prendere questo, duplicare e creare il 19. Andiamo a vedere che cos'è il 19. PT Studio. Poi vado a duplicare questi tre. Ok, dovrei aver fatto tutto. Facciamo anche il 20. Ok, ovviamente con un search and replace si fa molto più in fretta, ma adesso l'ho fatto giusto così per provare. Proviamo a fare add e vediamo che succede. Andiamo sul nostro modello semantico. Quindi avevamo nello studio, andiamo a vedere se succede qualcosa, il nostro equipment, il last scene, il latency e l'online. Quindi li ha agganciati tutti correttamente. Possiamo vederne ancora uno nel seminterrato, garage, questo qui, last scene, analyze il ping e lo status. Bene, quindi ha funzionato. A questo punto con una template di questo genere si possono creare massivamente tutti i vari equipment e item che sono del tutto simili tra di loro ma che variano proprio solo per label e puntamenti a canali. Nel prossimo video vedremo la stessa cosa però per la configurazione degli switch, delle temperature e umidità gestiti dai Sonoff 4 canali.